Bienvenidos ad Argentina! Siamo nella zona nord del paese, al confine con la Bolivia. Per esplorare la meraviglia di questa zona abbiamo preso una macchina. Bianca, quasi nuova e piuttosto comoda da guidare. Non sarà solo il nostro mezzo di trasporto, ma anche la nostra mini casa. Dopo aver studiato la situazione sedili reclinabili e analizzato gli spazi, gli sbalzi e le dimensioni, ci è venuta un'idea su come sistemarci per la notte. Per ora l'unico comfort che abbiamo è una coperta di Frozen comprata in Bolivia. Ci basterà per sopravvivere alle freddi notti di questa spettacolare zona? Oggi lo scopriamo insieme, ma prima noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno, prima notte passata a bordo della macchina. Ci siamo appena svegliati, sono le 7:30. Così è come abbiamo dormito. Abbiamo chiuso tutto con gli asciugamani. Da questo lato uno, da questo l'altro. Chiuso un po' anche qui davanti i sedili. E noi abbiamo dormito là sotto. Là c'è Paolo da qualche parte in questo buio. Occupo poco, Sì. Si è appannata tutta la macchina, mi sa che ha fatto bel freddo stanotte, ma noi avevamo le nostre principesse qui a tenerci al caldo. Che posto spettacolare per passare la prima notte in Argentina in macchina. Senti che uccellamento qua fuori che c'è. Allora, adesso provo a aprire il baule da dietro per vedere come sta Paolo. Buongiorno Angela. Questi sono stati i nostri cuscini che sono i portabiancheria e magliette. E abbiamo messo lo zaino, questo è stato il posto. Com'è andata? Bello duro, È stato sì. bello duro. Oggi dobbiamo andare a cercare del cartone. Almeno un cartone. Almeno. Da mettere qui sotto. Comunque, allora in pratica, o si dorme così, sarebbe l'opzione migliore, ma io non riesco a dormire così. Dritto, no, neanch'io. Non mi addormento. Di fianco ti fanno male i fianchi, di pancia No, non si funziona. riesce, però si riescono ad allungare Le gambe, sì, perché avevamo l'idea di mettere la testa di là all'inizio, nonostante lo ma non sbalzo. si riesce. No, non è così male, poi è bello scuro, si fa bello ambiente caldo qua, fin troppo addirittura, poi però arriva il freddo vero come questo e allora fa freddo. Vabbè, Vabbè, diciamo che abbiamo dormito a pezzi. meglio di Devi niente, addormentarti. meglio di niente. In pratica devi addormentarti prima che ti faccia male. Comunque meglio di una notte in autobus, Sì, meglio sicuramente di sì. qualsiasi notte in autobus. Ma senti che casino che c'è qua fuori. Sono pappagalli che volano. Sì. Stamattina addirittura colazione, banana, avena e sesamo, tutti e due. Incredibile, ci Sotto stiamo la organizzando copertina. sotto la coperta. L'altro giorno abbiamo comprato anche questo panettone senza canditi, ricetta italiana, che però di italiano ha ben poco. Guardate com'è pallido, poverino. È veramente pallido. Tristissimo, con un mega buco in mezzo. C'ha il buco qua dentro. C'è pure la fregatura. Abbiamo capito com'è? No, Disgustoso. non ci siamo proprio. Poi mancano i canditi, mancano Manca drogette. tutto. E poi è tutto trugnissimo qua in mezzo. Quindi questo bocciato. Decisamente. Abbiamo lasciato da pochissimo Purmamarca, direzione nord. Ragazzi, stamattina stiamo passando il tempo a dire guarda lì, guarda lì, guarda lì. Ci sono dei paesaggi qua attorno, nonostante ci siano un po' di nuvole basse, soprattutto da questa parte.
Qua in Argentina ci sono le macchine più italiane in assoluto, e infatti qui abbiamo il cubetto! È lui! Ciao cubetto! Cosa ci fai qua? Tutto verde questo. Bellissimo! Abbiamo guidato una mezz'oretta circa e siamo venuti in questo paesino qui che si trova in questa zona, è anche abbastanza grande rispetto agli altri, si chiama Tilcara, e adesso stiamo andando al mercato municipale che è proprio qui dentro. C'è già un po' di gente in giro nonostante sia molto presto. Come sempre vedete, io con la felpa, Paolo maniche corte. Ma si sta abbastanza bene, Non siamo mai allineati su questa cosa. Qua il mercatino è minuscolo, è minuscolo. È piccolino, sì. Tutti precisini, tutti i mercati qui in Argentina che abbiamo visto fino adesso. Il reparto carne e salumi, ragazzi, è sempre enorme, anche nei supermercati, cioè la carne è un must, soprattutto la carne rossa, cioè, è famosissima anche nel mondo, è la carne famosissima argentina. Carne argentina. Uscendo poi dall'edificio principale si apre tutta un'altra parte qua fuori, anche questa coperta, dove ci sono frutta, verdura e vestiti da questo lato anche. Qui è molto molto più grande. Ma questo cagnolino qui, seduto qua davanti? Che faccia tristissima, guarda. Seconda colazione, quindi ci siamo fermati dal panettiere, che però in realtà è un negozietto, ha un po' di tutto. Qua c'è tutta la parte dei salumi affettati con le pizze. Ma il profumo che c'è qua dentro, ragazzi, c'è quel misto con la mortadella, le olive e il salame, tutto mistoso, che non so, magari lo buttano dentro i panini. Robe proprio italianissime comunque. Sì, devo dire sì, questo negozio lo è a tutti gli effetti, sembra tantissimo una panetteria da noi. Siamo venuti a fare la seconda colazione qua nella piazzetta, che è bella tranquilla, piccolina. Ci sono queste cose, tutti questi rovi appuntitissimi, quindi sicuramente nessuno salta dentro le aiuole, devo dire. Questa è la fattura, ragazzi, una bella fattura. Però non torna la tua teoria che si chiami fattura perché c'è le corna. Questa non ha le corna. Non ha le corna. È un dolcetto e basta. È solo un dolcetto che si chiama fattura, che comunque non è, cioè, non è che mi rende tanto sto nome, sinceramente. Un pagnetto buonissimo, sì, non rende, sa un po' di commercialista, sì, in realtà infatti, è un non dolce. È il massimo. Questo l'abbiamo pagato a 500 pesos, è il prezzo più basso che abbiamo trovato fino adesso. Attorno alla piazza ci sono tutti dei banchetti che però stanno aprendo in questo momento, quindi nel frattempo noi ci infiliamo a fare un bel trekking. Siamo pronti per il nostro trekking argentino? Aspetta, però stiamo andando alla Garganta del Diablo. Qua ci sono questi nomi assurdi. Sì, nomi che tu li leggi e dici no, devo andare a vedere cos'è sta roba. Wow, si sale un pezzettino adesso per prendere la camminata che va alla Gola del Diablo. Tutto sterrato. Che vista, ragazzi, che vista. Siamo saliti da questo lato, adesso si continua. Questa è la camminata. L'hanno, diciamo, protetta con questi enormi pezzi di legno e anche ferro arrugginito, e si continua da questo lato. Ogni tanto sul cammino compaiono questi cartelli con scritto empanadas jugosas de carne, cioè belle succose. Noi ci fermiamo un attimo, un po' d'acqua e ricominciamo. Ci sono i cavalli qua in giro, si sentono. Sì, si sentono i nitriti sotto. Nitriti? Madonna, nitriti. Oddio, mi è venuto. Come si dice? Nitriti? Nitrire? Nitrire. Sì, è credo. quello, sì. Insomma, sono 4 km circa in tutta la camminata. Siamo già a metà, Siamo a metà. È bella diventati. ripida, devo dire, però si può fare, il sentiero è ben segnato. Ora partono i pietroni e si sale, però c'è scritto vale la pena. È scritto qua, quindi Garganta del Diablo, 4 km, spero che siano in tutto. Speriamo, perché abbiamo già fatti 2 per arrivare qui. E c'è questo sentiero adesso, molto più stretto, ripido e con i sassoloni. C'è tutto quello che non vorresti in un sentiero. Ci stiamo concentrando sul sentiero davanti, ma intanto dietro c'è tutto questo. Tutte le montagne colorate sullo sfondo. I passaggi qui sono un po' più stretti e c'è un bello strapiombo con tutte le gole da questo lato. Andiamo alla pietrina. Siamo entrati ufficialmente in quella che chiamerei la Valle dei Cactus, perché qua ce n'è uno, tra l'altro altissimo, e ce ne sono vari, tutti sul sentiero e là anche sul fianco della montagna. Guarda qua che cosa sa fare madre natura. Incredibile. Montagne di 1000 colori,
poi in mezzo quel fiume secco e dall'altra parte continua. Cactus a picco, ragazzi, qua siamo proprio nel precipizio più estremo. Questa è stata un'idea di Angela, ragazzi, ve lo dico, c'era tutta la strada per venire in macchina. Ecco qua. Ho visto che mi ha chiamato Angela. È perché non sei d'accordo con la mia scelta, per caso? Dai, un trecchino ci stava. Oddio. Eccolo, ragazzi. C'è il precipizio qua. Cioè, qua va giù dritto. E anche qua sopra, ragazzi. Eccola qua. La garganta del diavolo. La gola. Va giù anche lì a picco. In pratica l'acqua passa intanto così, perché è tutto un taglio incredibile della roccia che divide in due queste montagne. È praticamente mimetizzato, cioè non lo vedi fino all'ultimo perché le rocce sono proprio talmente vicine l'una con l'altra che sembra quasi che si stiano per toccare, invece no, c'è proprio la fessura in mezzo. E qua sotto si vede meglio il fiumiciattolo, molto piccolo in realtà rispetto a tutto quello che c'è attorno. Sulla montagna di fronte si vedono tutti i cavalli che stanno risalendo tutto il sentiero adesso, saranno una decina uno dietro l'altro, stanno portando tutte cose pesanti, ci sono sia asini che cavalli in realtà. Mi sa che sono le provviste per qualche paesino nascosto nella montagna. Disperso là dietro. Dopo aver toccato i 2800 metri torniamo giù a 2005, quindi riprendiamo il sendero che scende di nuovo e torniamo giù. Allora ragazzi, fantastico, fantastico. Noi ancora ce lo siamo detto un minuto fa, com'è possibile che da Salta a qui si siano fatti tipo 1000 metri e non ce ne siamo neanche accorti di dislivello e siamo passati da un clima a un altro, ma da colori, da tutto completamente diverso. Sembra un altro paese. Sembra un altro paese. Siamo passati dalla foresta nebulosa, umida, al secco deserto, pazzesco. Dici che dobbiamo cominciare a pensare di lavarci nei fiumi, Angela? Qua c'è un po' d'acqua. Vai di ascella magari. Così, in mezzo al sentiero, bella fresca, devo dire. Ragazzi, lo spagnolo argentino è differente, ogni tanto ci si incrocia due parole e non si capisce veramente poco, perché la doppia L e la Y in Argentina si pronunciano come J. Quindi per esempio questa è la strada, la calle, qua dicono calle, questa è la calle. E l'altro, per esempio l'altro giorno che siamo saliti sull'autobus mi hanno chiesto il cognome, mi ha detto apellido, e io, ma che sta di? Cioè no, pensavo che stesse parlando con qualcun altro, parlava con me per dire apellido, quindi cognome. Apellido. Ho detto pesce, ma che c'entra il pesce? Cioè, no, sì. Cioè, è proprio diverso. È strano, devi metterci un attimo di più, concentrarti. La cascia, la plascia. Per capire cosa stanno dicendo. Apellido. E poi parlano velocissimo. Sì. Danno per scontato che tu sappia perfettamente l'argentino, lo spagnolo argentino, e quindi ti parlano e tu credo di aver capito qualcosa, però non ne sono sicuro. Ridiamo. È così che funziona. Reazione lieve, perché mentre ridi nel frattempo il tuo cervello sta capendo la frase. Piano piano. Ecco cosa hanno detto. Magari capisci tutte le le parole. Devi rallentare le parole. Siamo tornati in macchina, direzione pranzo in pratica, e sulla strada guarda qua cosa ti compare, queste colonne naturali. Stiamo entrando a Maimara, ragazzi, questa è la vista adesso, qui c'è il cimitero, qua dietro però ci sono tutte le montagne colorate. È incredibile come tutti questi paesini siano stati costruiti proprio sotto queste montagne altissime e sembrano quasi desertici, perché tu entri, hai questa sensazione di entrare in un paesino costruito quasi con la sabbia.
Missione fallimentare per ora, quella di ricerca di cibo. Siamo in questo paesino, però niente da fare. I ristoranti partono da 10.000. 10.000 è sempre con la milanesa. Cioè Sì. c'è solo la milanesa, piatto principale. Siamo un po' pieni di milanesa e poi pagare 6-7 euro per una cosa che abbiamo già mangiato tutti i giorni, anche no. Quindi continuiamo la ricerca, adesso vediamo se troviamo qualcos'altro, qualche alternativa. Grazie. Alla fine ci prendiamo le empanadas così per strada, ci sono le signore col cesto, fantastico, e alla fine va bene così. Va bene così, Va bene. oggi va così. 4 empanaditas de pollo, sì? Perfetto. Muchas Gracias. gracias. Piccoline, eh? C'è questa cosa che avevo in mente io, non so perché nella mia testa, l'empanadas in Argentina me le aspettavo delle robe giganti, invece sono dei mini panzerottini. Com'è? Sembra Un po' asciutto. Il prosciuttino, fatto che non parli non aiuta. patate e pollo. Ma è buono. 100 metri dopo abbiamo trovato il posto per mangiare. Mannaggia, c'ha cose buone questo, eh? Sa la cosa di papas e Le lenticchie, Ah. una cosa un po' diversa. Via, andiamo. Vabbè, in realtà le empanadas ci hanno solo aperto l'appetito, devo dire, perché ti danno quello stuzzichino antipasto. Posto più tipico, perfetto per il luogo, non potevamo trovarlo. Eccolo lì il menù a 7.000 che comprende tutto, anche da bere e il dolce. Questo è l'ingresso, ci sono tutti i tavoli da biliardo. Bello rustico, ragazzi, molto rustico, con tutti i tavoli fuori. E noi che ci siamo messi da questo lato e abbiamo ordinato già. Bello sto posticino, eh? Bello proprio. Sì. Ah, ma si chiama Lolita. C'è il biliardo, mi sa che di giorno il ristorante, la sera si trasforma. Ecco cosa abbiamo preso, ragazzi, un bel piatto di lenticchie. In realtà c'è un po' di tutto, perché ci sono patate, c'è anche un pochino di carne, piselli, sugo, ci sono anche le carote, un sacco di roba, tutta bella mischiatosa insieme. E questo è un pastel de papas. Muchas gracias. È arrivato anche il pane, gudurioso. Quindi Ecco, praticamente sono patate, non so come dire, al una specie forno. di parmigiana di patate, Più o possiamo meno sì. dirlo. Devo dire che almeno sono un po' diversi dai piatti che abbiamo trovato finora in Argentina. sì, Non ci c'è il voleva. pezzettone di carne che è classico, che abbiamo trovato sempre in questi giorni, quindi ottimo. C'è un bel po' di gente comunque, Sì. e quindi se mangia, buon appetito. Hai capito che roba? È Buonissimo. praticamente un pasticcio di patate, sembra un po' la moussaka, quella greca, però non ci sono le melanzane in Senza questo caso. melanzane. Sono patate, tipo purè, però patate schiacciate, carne, uovo, una bomba, insomma. E comunque la carne rossa c'è dappertutto, ragazzi, non pensavamo. C'è in entrambi i piatti, non si scappa in Argentina, è una cosa incredibile. Però la cucina spesso assomiglia molto alla nostra, c'è tantissima influenza. E poi arriva anche il dolce, ragazzi, che sembra una polenta fredda e dolce. Questa è bizzarra, eh? Pensavo fosse tipo una mousse di qualcosa, invece no, sembra fatta con la farina di mais, veramente. Cioè la sensazione è quella, poi non so se sia veramente così, però. Prendete appunti bergamaschi, ne? Prendete appunti perché si può fare anche il dolce con la polenta. Mamma mia ragazzi, che questo mangiata! Era proprio il posto dei camionisti argentini, infatti ci sono tutti i camion, quindi sono quei posti giusti, ragazzi. Quelli dove mangi e a non finire, mamma che abbondanza! Bene, ora continuiamo! Proseguiamo! Ci hanno appena fermato per un controllo. Al volo, mamma mia, fermato, controllo dell'alcol, ho soffiato dentro un robo, a posto, puoi andare. Tipo, Velocissimo, se lo sta facendo tutti, però vedo 20 sta fermando secondi. tutti quelli dietro a anche. posto, ha visto la Patente italiana. Tutto ok, tutto a posto. Siamo arrivati a questo incrocio adesso, ragazzi, inizia tutta la parte sterrata, poi ci sono questi cactus giganteschi da questo lato. Devo passare di qua, va che panorami. Comunque è polverosissimo, mamma mia. Proprio se sei un po' allergico, come Angela. Disastro, infatti. Primo sterrato in Argentina con la macchina. Dobbiamo farlo piano perché ovviamente questa macchina non è alta e non è un 4x4, però ci sono tutte quelle solite ondine fastidiosissime che se vai piano le senti tutte, dovresti andare un po' più veloce. Per fortuna la macchina è nuova e sono buoni gli ammortizzatori, che se la voce mi vibra.
E per fortuna che abbiamo fatto la casco, aggiungerei, così siamo sicuri. Fortuna che abbiamo fatto la K, no, quella non l'ho ancora fatta invece. Ecco, a posto. Aggiornamento anche da quel punto di vista. 2 giorni. Aia. Si stanno tappando le orecchie, ragazzi, perché dovremo salire un bel po' e arrivare a 4000 metri, ragazzi. Non abbiamo la coca. No, non ce l'abbiamo perché l'abbiamo lasciato tutta in Bolivia. Guarda qua che landa desolata che c'è davanti a noi. Guarda cosa tirano su le macchine. Aspetta che tiro su anch'io. Ecco. Dopo una prima parte di rettilineo, adesso iniziano le curve, lo sterrato continua e tutto così, però devo dire che per ora va tutto bene, nel senso che è piuttosto piatto, non ci sono grandi buche. Ci siamo quasi, mancano circa 4 km di curve. Chiudi la portiera che arriva la macchina, che sennò ci riempie di sabbia. E ci siamo fermati un attimo, ragazzi, perché c'è questa super vista. Qui sotto si vede tutta la strada che abbiamo fatto, tutte le curve a zigzag qua sotto, e siamo talmente in alto che siamo praticamente all'altezza delle nuvole. Qui, ragazzi, c'è l'accesso. Sì. Paolo? Quindi 2000 per persona per entrare qui e si sale ancora. Mancano manca un chilometro solo e ci siamo. Com'è andata finora questo viaggio? È lungo. Ci siamo, ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo a 4350 metri, è scritto là, e di fronte abbiamo una meraviglia. Cioè, questa è proprio unica. Ne abbiamo viste un po' in questi giorni, montagne colorate, nessuna bella come questa. Cioè, è una roba incredibile, quindi devo contare o al 3 o al 5, decide Angela. 3, dai. Al 3, ragazzi, al 3. 1, 2, 3. Guarda qua. C'è questo cartello all'inizio del sentiero che ci porterà più vicino alla vista sulle montagne colorate. Qui ci dice appunto l'altitudine 4350 metri e dice di andare piano piano perché potrebbe mancare il respiro. Da qui la vista si apre su queste che sono le montagne dei 14 colori, hanno tutte queste diverse sfumature e ognuna rappresenta un momento geologico diverso, ma la particolarità è anche come sono fatte queste montagne, sembrano quasi delle onde. Abbiamo davanti qualcosa di eccezionale, ragazzi. Ci sono quelle molto famose del Perù, ma queste non sono da meno, perché anche qua si vedono tutte le strisce di colori diversi. Sembra addirittura che siano state tipo create apposta dall'uomo, no? Qualcuno è andato lì con lo scalpello ed è riuscito a fare tutte queste forme perfette, tutte uguali, e queste strisce di colori diversi, che sono 14 in teoria. Adesso sul 14 non saprei. Non saprei. Ha tante sfumature, devo dire. Se tu guardi, ci sono quelle più verdine, grigie, gialline, rosa, rosine, no? Cambia molto. Poi il primo impatto che te la vedi davanti così è spettacolare, ma poi soprattutto il fatto che sei di fronte proprio, no? Quindi ti vedi tutto lo spettacolo come se fosse un quadro davanti a te. Al sentiero ci sono anche 2 alpaca, proprio qui vicinissimi sono, che stanno brucando tutta l'erba. Ciao, meraviglia! La cosa buona è che abbiamo una buona esperienza e quindi
ci stiamo in pratica lavando. Angela ha già fatto, ci stiamo lavando ragazzi in 2 litri con 2 litri. In 2. Questo è quello che ha usato Angela, meno di 2 litri. E adesso c'è ancora un pezzettino, anzi no, 2 litri e mezzo, dai. Sì. 2 litri e mezzo. 1 litro e mezzo, 1 litro e 25 a testa. Ecco, 1 litro e 25 a testa e ci laviamo ragazzi. Abbiamo trovato questo posto per parcheggiare che non è niente male. Qui sopra, anzi lì sotto c'è la città di Wamawaka, se non sbaglio si chiama così, e noi siamo a 2 passi da lì, però siamo in questa zona bella tranquilla. In realtà qua c'è un po' di sporcizie varie, qua e là sono un po' di vetri, però è molto molto tranquillo in mezzo ai cactus giganti. Quindi usiamo questo spot questa notte. Abbiamo un po' pulito perché era tutta bella impolverata la macchina, poi ci impolveriamo anche di notte, è un po' fastidioso avere tutta la polvere in pratica in macchina. Quindi abbiamo un po' sbattuto le cose, adesso mi lavo io. Abbiamo anche recuperato dei cartoni da mettere sotto. Esattamente, ecco qua. Abbiamo fatto anche questo. Abbiamo fatto anche questo quando siamo andati al paese. Abbiamo trovato al supermercato quei 2 cartoni. Sono grandissimi, però boh, vediamo se fanno qualcosa. E quindi la nostra notte nel baule sta per iniziare. In pratica questa è la situazione. Siamo nel bagagliaio. Qua abbiamo vicino a noi tutto quanto, insomma. Siamo sopra la ruota di scorta. Da questo lato ci sono tutti i meccanismi. Noi siamo dentro e quelle sono le gambe che vengono fuori. Insomma, è così, bello compatto. Bello compatto, direi di sì. Compatto. Un po' come dentro, presente i cosi giapponesi? Sì, è vero, ho capito. Dentro le i loculi capsule lì. Hotel. Capsule, le capsule. Ecco, le capsule. Una bella capsula, però un po' più meccanica, diciamo. Un po' più meccanica. lamiera. un po' lamiera. Però fra un po' si sta al calduccio perché poi si crea l'ambientino calduccio. Sì. Quindi si fa anche un po' di condensa qua, abbiamo visto di notte qua sopra. Però non gocciola, quindi è una cosa buona questa. Questa è una cosa molto buona. Vediamo se va meglio stanotte. Abbiamo messo anche delle felpe sotto. Sì, ho messo la felpa sotto le chiappe. Vediamo. Un po' più morbidino. Col cartone anche Col abbiamo. cartone. Piano piano raggiungiamo qua il top. Mamma mia. 2 ore dopo. Siamo qua ragazzi, pronti proprio per dormire. Abbiamo fatto il video. Abbiamo lavorato, anzi fatto tutto Angela stasera, tutto Angela. Bravissima Angela, complimenti. Perfetto. Il nostro lavoro va avanti anche in queste condizioni che ritengo opportuno definire estreme. Così mi sembra un ottimo aggettivo in questo caso. E quindi ragazzi noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando se volete iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche a Patreon e mettiamo qua il link. E quindi tutto bene ragazzi. Io vabbè, Paolo è andato. Mentre io lavoravo Paolo dormiva, volevo dire solo ho fatto qualche russino per quello che è ancora così. Va bene ragazzi, vi aspettiamo nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa avventura in macchina qui nel nord dell'Argentina, che ovviamente continua nel prossimo video. Quindi noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Alla prossima ragazzi. Ciao vediamo belli. se riesco a fare la versione di gruppo, siamo un po' stretti. Un pochino. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil